Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale di Italiano in Tasca. Io sono Alice ed oggi affronteremo un argomento che riguarda la pronuncia delle parole in italiano. In particolar modo parleremo delle sillabe e dell'accento. Che cos'è una sillaba? La sillaba è l'unità indivisibile di una parola, costituita da un gruppo di suoni pronunciato con una sola emissione di voce. È quindi la più piccola combinazione sonora in cui si considerano divise le parole. Per formare una sillaba, in ogni caso, deve sempre essere presente una vocale. Prendiamo per esempio la parola cane. Viene pronunciata con due emissioni di voce separate, ca, ne. Per questo motivo le prime due lettere, ca, sono la prima sillaba e le seconde due lettere, ne, sono la seconda sillaba. In base al numero di sillabe che le compongono, le parole italiane si possono dividere in monosillabi, cioè parole composte da una sola sillaba, quindi pronunciate con una sola emissione di voce, o polisillabi, cioè parole composte dall'unione di più sillabe che vengono pronunciate ognuna con la loro emissione e che formano la parola intera. In ogni parola composta da più sillabe ci sarà una tra queste sillabe che viene pronunciata con più intensità, ossia una sillaba su cui cade l'accento. Prendiamo sempre la solita parola, cane. Abbiamo già stabilito che è composta da due sillabe, ca, ne. Sappiamo anche che pronunciamo con maggior intensità la prima sillaba, ca, ne. L'accento infatti cade sulla A, non la pronunciamo cane, ma cane. Pertanto ci siamo resi conto che in questa parola composta da due sillabe ce n'è una più forte che è tonica o accentata. In base a dove cade l'accento, in base a quale sillaba cade l'accento, le parole italiane si possono dividere nei seguenti gruppi. Parole tronche. L'accento cade sull'ultima sillaba e si scrive. Questo, infatti, è il caso in cui nella lingua italiana l'accento viene anche scritto. Per esempio, parole come poiché, città, virtù. Parole piane, l'accento cade sulla penultima sillaba. Per esempio, parole come amore, favore, calore. In una parola come calore ci sono tre sillabe, ca, lo, re. Qual è quella che viene pronunciata con più intensità? Lo, perché si pronuncia calore, non calore e neanche calore. Perciò calore, quella più intensa, quindi la sillaba tonica, è la penultima. Per questo la parola calore è una parola piana. Poi ci sono parole sdrucciole. L'accento cade sulla terzultima sillaba. Amabile, lodevole, devono. Partendo a contare le sillabe dall'ultima, c'è l'ultima, la penultima e la terzultima. Una parola come devono ha l'accento sulla terzultima, devono. Poi ci sono parole bisdrucciole, in cui l'accento cade sulla quartultima sillaba. Chiedimelo, mettitelo. La parola mettitelo si divide in 4 sillabe, met, ti, te, lo, e l'accento cade sulla quartultima. Partendo a contarle dal fondo abbiamo lo, che è l'ultima sillaba, te, che è la penultima sillaba, ti, che è la terzultima sillaba, e met, che è la quartultima, dove appunto cade l'accento. Per la maggior parte le parole italiane sono piane o sdrucciole.
Infatti le parole tronche sono solitamente parole corte o monosillabi. Per quanto riguarda invece le parole piane, cioè quelle dove l'accento cade sulla penultima sillaba, e le sdrucciole, quelle dove l'accento cade sulla terzultima, abbiamo davvero una grandissima varietà di parole. Le bisdrucciole sono invece parole molto lunghe e per questo non così numerose nella lingua italiana. Andiamo soltanto a vedere con maggiore attenzione le sdrucciole, perché queste hanno delle piccole regole che le fanno distinguere dalle altre. Del gruppo delle sdrucciole in particolare fanno parte le terze persone plurali, cioè loro, essi, dei verbi in tutti i tempi e modi, tranne nel tempo futuro indicativo. Parole come per esempio essi amano, essi amavano. I superlativi in issimo, per esempio buonissimo. Gli aggettivi numerali ordinali che finiscono in esimo, per esempio ventesimo, trentesimo. Le parole che terminano in abile, ibile, evole, ico. Per esempio mangiabile, terribile, favorevole, artistico. Gli infiniti in ere, per esempio correre, leggere. Quando è obbligatorio scrivere l'accento in italiano? L'accento in italiano è sempre obbligatorio sulle parole tronche composte da più sillabe, per esempio bontà, città, caffè. Sulle parole monosillabe composte da una consonante e due vocali e l'accento cade sulla seconda vocale, per esempio giù, già, più. In alcuni monosillabi in cui la presenza dell'accento fa cambiare il loro significato. Per esempio da si distingue dalla parola da con accento, anche se la pronuncia è la solita. Nel primo caso però è una preposizione, nel secondo caso invece è il verbo dare. Oppure abbiamo la differenza tra di, preposizione, e di, che significa giorno, e la congiunzione è, che è il verbo essere, l'articolo determinativo, la, che si riferisce ad un luogo. E lo stesso succede con li, che si riferisce a loro quando è pronome, oppure li, che significa un luogo. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia tornato utile. Se vi fa piacere potete lasciarmi un commento, iscrivervi al canale e attivare la campanellina d'allarme, così riceverete una notifica quando usciranno i prossimi video. Grazie ancora e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!